Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo. Wow! Sagittario, c'è la carta del diavolo, che è una carta tecnicamente di potere mentale, ma è anche una carta che parla molte volte di condizionamento mentale. È una carta di controllo e per certi versi di schiavitù, che normalmente è una schiavitù volontaria, però genera sempre un certo tipo di tossicità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni dei primi 6 mesi del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo qui. Allora ragazzi, partiamo con la ruota della fortuna. Un 6 di coppe, 4 di spade, la luna al contrario, il 9 di pentacoli al contrario, la regina di coppe e il 9 di bastoni. La ruota della fortuna è una carta che parla di un cambio che probabilmente c'è stato. Può essere stato un cambio improvviso perché normalmente sono cambi che non ci si aspetta. Ehm, con il 6 di coppe può essere qualche cosa inerente al passato, qualche cosa anche inerente a un sogno, ragazzi. Anche qui ho la carta della luna con un'altra carta di sogni, anche se è al contrario. Ehm, Però, avendo questo 6 di coppe, ho come la sensazione che qui ci sia una questione, una situazione affettiva che potrebbe essere legata fortemente a a una discendenza femminile della vostra famiglia, ok? Il 6 di coppe è una carta che parla di nostalgia, una carta che parla di ricordi passati e il 4 di spade è una carta che in realtà parla di guarigione, di prendersi un periodo di per se stessi, di riposo, per ricaricare le batterie fondamentalmente. La carta della luna mi dice che c'è qualche paura che probabilmente sta venendo a galla, può essere dovuta a questo cambio che vediamo qui nella ruota della fortuna. E qui con il 9 di pentacoli al contrario, ragazzi, c'è una sorta di perdita di amor proprio, perdita di indipendenza economica. Lo andiamo a vedere dopo. Però alla fine abbiamo poi la regina di coppe e un 9 di bastoni. La regina di coppe può essere una persona che entra, che in qualche modo vi potrebbe aiutare, può essere una terapeuta, ma può anche essere semplicemente una madre, una persona che ha un atteggiamento materno che ho come la sensazione vi aiuti a strutturarvi, a creare delle barriere, perché comunque il 9 di bastoni è una carta che parla di stanchezza, difatti avreste bisogno di un riposo, come dice il 4 di spade. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 3 di spade e 2 di coppe. Credo che qui ci sia stato un avvenimento, come vi dicevo, imprevisto, che ha cambiato le carte in tavola. Proprio inerente a quello che è un accordo, un compromesso o una relazione. C'è stata una sorta di tradimento. Andiamo a vedere 6 di coppe. Cavaliere di pentacoli. E abbiamo il 7 di pentacoli al contrario.
Come se non ci fosse più la pazienza di aspettare per un sogno, per realizzare questo sogno di cui ci parla il 6 di coppe. E il cavaliere di pentacoli potrebbe essere l'altra persona di questo 2 di coppe, ok? Come se qui l'atteggiamento fosse molto lento e c'è anche un po' di impazienza in realtà a fare certi movimenti. Andiamo a vedere il 4 di spade. Ragazzi, quello che sto notando è che sento un'energia talmente calma, talmente lenta, quasi ferma. Allora, il 4 di spade è spiegato da un 3 di pentacoli al contrario e da un 9 di coppe. Allora, può essere che qui qualcuno si debba prendere cura di una persona vicina a voi e che giustamente lo sentiate come una costrizione. È come se ci fosse qualcuno che ha veramente bisogno di riposo, di togliersi qualche responsabilità. Ripeto, il 6 di coppe ha diverse letture, ognuno di voi poi la applichi alla propria realtà. Però se fosse tipo un progetto al quale voi state lavorando da tempo e per il quale magari sono cambiate le dinamiche nel passato recente, c'è voglia comunque di riposarsi un po', di togliersi appunto, come vi dicevo, certe responsabilità. Andiamo a vedere la luna. Abbiamo un fante di bastoni e un 10 di bastoni. Allora, il fante può rappresentare un figlio, in qualche caso anche un nipote. Però ho come l'idea che qui ci sia qualche paura di essere lasciati indietro. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo la carta della stella e il 10 di spade. Sì, ragazzi, allora, siccome il 4 di spade parla anche di guarigione e qui avete un 10 di spade, qui avete un 3 di spade, quindi c'è un qualche tipo di... Può anche essere che questo compromesso in qualche modo, per quanto voi l'abbiate voluto, però in qualche modo vi incastri e quindi vi crea questo tipo di sofferenza, però ehm, c'è bisogno di rigenerarsi, c'è bisogno di lasciarsi indietro delle responsabilità, di lasciarsi indietro dei pesi, di chiudere certi cicli che magari riguardano la sofferenza, di puntare più in alto, mi viene da dire. Quando c'è la carta della stella anche parla di guarigione, di canalizzazioni che arrivano dall'alto, parla anche di nuove idee e per certi versi, ragazzi, con le carte che ci sono qui, sento che è un po' come se doveste imparare a dare un po' meno di voi stessi. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo una regina di bastoni e un 10 di coppe al contrario. Ripeto, può essere che abbia a che vedere con una madre o con una persona comunque che, di cui ci si debba occupare, diciamo così. E questo appunto, ragazzi, vi porti fuori dal vostro asse vitale, nel senso che è un impegno, è una distrazione, può essere proprio qualche cosa che rende faticose, o meglio, faticosa la vita al di fuori di questa persona. Andiamo avanti, vediamo il 9 di bastoni. 5 di pentacoli, il sole e un 4 di spade, carta di guarigione, il sole e il 5 di pentacoli lo sento molto collegato con questo 9 di pentacoli al contrario, ok? Allora, io non so chi sia questa persona, questa regina di coppe, però è come se
il senso di tutto questo fosse che voi dovete imparare a non dipendere da nessuno, a tirarvi su con le vostre forze. Qui avete un'altra volta il 4 di spade. È ora di prendersi un tempo per pensare a voi stessi, per pensare a come curare il vostro stato psico, emotivo e anche fisico. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho. Scrivetemi poi in che modo vi risuona, se più con la persona da accudire o magari a livello lavorativo. Andiamo a vedere con Osho. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le donazioni. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e quindi voglio ringraziarvi tutti quanti. Abbiamo intensità, repressione, che è qua il 10 di bastoni, e lottare. Sono due cavalieri, cavaliere di bastoni, cavaliere di spade, e poi c'è questa repressione. Ho come la sensazione che qualcuno qui abbia la testa piena di pensieri. Vi ricordo che qui c'è in effetti il diavolo che parla appunto di potere mentale. Guardate, quando vi trovate a lottare contro i pensieri, in realtà state dando energia ai pensieri che non volete fare, li state caricando. Se volete scaricare, se volete togliere peso a questi pensieri, dovete iniziare a non farli più, a non dare più energia a quel pensiero. Perché ho come la sensazione che voi qui siate nell'idea che per ottenere, cioè che quel tipo di risultato si ottiene solamente lottando, oppure che nella vostra famiglia o in questo tipo di situazione il risultato arriva solo lottando. Ho un po' questo tipo di sensazione, ecco. Non è sempre così, i risultati alle volte possono arrivare anche in modo sano, in modo bello, senza necessariamente dover lottare contro il mondo. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli oracoli. Sì, comunque l'invito qui è a ragionare con la vostra testa, a togliervi dei condizionamenti mentali, a darvi di più un valore. Io credo solo che ci sia qualche paura inerente al passato ad essere abbandonata o abbandonato. Abbandonata come persona, ok? Va bene, andiamo a vedere. Ok. Allora abbiamo carta numero 15, messaggi in una bottiglia. Questa carta è come se vi dicesse che sta per arrivare un messaggio inaspettato e qui con la ruota della fortuna potrebbe essere quel cambio inaspettato di cui vi parlavo all'inizio, no? È come se qualcuno dovesse comunicarvi qualche cosa, in qualche modo verrete a sapere, magari anche online, attraverso Facebook. Comunque è in arrivo un messaggio. Wow! Poi abbiamo Cuore fedele, carta numero 35. E la sento molto collegata, vi devo dire, con questo 6 di coppe, perché qui si tratta di una relazione sincera, pura, genuina. Normalmente questa carta fa riferimento alle relazioni proprio di coppia. Qui avevamo anche un 2 di coppe. E poi abbiamo la carta della serendipità, è la carta numero 18, viene rappresentata con il quadrifoglio perché indica un momento super fortunato e qui di nuovo andiamo alla ruota della fortuna. È una carta che parla di sincronicità fondamentalmente, quindi è un po' come se ehm, sarete portati ad essere nel posto giusto, con la persona giusta, nel momento giusto. È un po' come se vi dicessero fidatevi del disegno divino dell'universo, del disegno divino che c'è per voi, anche se noi molte volte non vediamo il perché dobbiamo passare, il perché ci succedono certe cose, con il senno di poi, anni dopo, piano piano si comincia a ricostruire il puzzle del perché è successo questo, perché io dovevo capire quello. Grazie a quel tipo di esperienza
ho integrato quel tipo di trasformazione in me e quindi è un processo, insomma, che un po' siamo guidati a fare. Però ecco, quando ci sono degli eventi di sincronicità, cioè appunto dove vi capita magari di essere al posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste, quello è un segnale del destino, che siete sulla giusta strada, ok? Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Scrivetemi poi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!